È possibile osservare con un Maksutov da 127 mm mentre contemporaneamente un secondo telescopio fotografa il cielo profondo in automatico e sulla stessa montatura? In questa recensione, ragazzi, vi mostrerò uno dei telescopi più particolari che abbia provato negli ultimi anni. Buongiorno a tutti, sono Pier Giovanni Salimbeni, giornalista e tester di strumenti ottici dal 1997 e vi do il benvenuto sul canale ufficiale di binomania.it. Negli ultimi mesi ho ricevuto numerose richieste riguardo ai cosiddetti telescopi smart, ossia strumenti che promettono di rendere più semplice sia l'osservazione astronomica sia la fotografia del cielo. Per questo motivo ho accettato, devo dire con piacere, la proposta di Giuliano Monti di TechnoSky di provare un prodotto decisamente particolare, il MirrorSky SP127. Attualmente costa 1.199 euro al posto di 1.299. Allora ragazzi, iniziamo subito, voi sedetevi comodi, iscrivetevi al canale e ci vediamo subito dopo la breve sigla. Inizio con il dirvi che lo definisco particolare proprio perché non è il classico Smart Telescope compatto che fa tutto da solo, in realtà è un sistema ibrido che abbina un Maksutov Cassegrain da 127 mm a un piccolo rifrattore ED da 53 mm che si occupa del puntamento automatico, del plate solving e anche, come vedete, dell'acquisizione delle immagini astronomiche. Dopo diverse settimane di utilizzo vi posso confermare che uno dei suoi punti di forza è sicuramente la praticità. Il montaggio infatti richiede pochi minuti, il treppiede robusto e la montatura alta azimutale si è dimostrata stabile e ben realizzata. Ho apprezzato inoltre la compattezza generale del sistema che comunque una volta chiuso con le gambe poco estese occupa relativamente poco spazio anche in casa e può essere inoltre trasportato senza particolari difficoltà. Il tubo ottico principale, come anticipato, è Maksutov Cassegrain da 127 mm e 1900 mm di focale, uno schema ottico molto apprezzato dagli osservatori lunari e planetari per l'elevato contrasto, la lunga focale e gli ingombri contenuti. La meccanica poi mi ha fatto una buona impressione perché la messa a fuoco è risultata precisa, il mirror shift contenuto e inoltre la qualità generale superiore a quanto mi aspettassi in questa fascia di prezzo. Durante il periodo di prova ho voluto confrontarlo poi con il mio storico MIDETX 125 Premier Edition, uno strumento che conosco molto bene, con ottiche ancora made in USA. Anche lo star test di questo nuovo telescopio ha evidenziato caratteristiche simili, con anelli di diffrazione ben definiti, poca luce diffusa e soprattutto una correzione ottica complessivamente convincente. In pratica, pur non essendo uno strumento di fascia premium, il Maksutov in dotazione devo confermare che si è dimostrato perfettamente adeguato per l'osservazione ad alto dettaglio, ad esempio della Luna, dei pianeti e delle stelle doppie, che rappresentano probabilmente il suo terreno di utilizzo più ideale. Una delle caratteristiche più originali del MirrorSky SP127 è il piccolo rifrattore ED da 53 mm installato sopra il tubo ottico principale e lui infatti è il vero cuore del sistema perché si occupa del puntamento automatico, come vi ho già detto, del plate solving e inoltre dell'acquisizione delle immagini astronomiche. In questo contesto devo ammettere che inizialmente lo consideravo poco più di un accessorio, ma dopo averlo utilizzato sul campo mi sono ricreduto. Infatti la costruzione è curata, la messa a fuoco è precisa e per curiosità ho provato persino a osservare direttamente attraverso questo piccolo rifrattore, ottenendo comunque delle immagini diurne nitide e ben corrette, paragonabili a un piccolo spotting scope.
Al suo interno lavora una camera astronomica che è basata sul sensore Sony IMX662, un CMOS moderno e piuttosto sensibile, pensato per l'astronomia che definirei assistita. La filosofia del sistema infatti è molto chiara, perché la camera non lavora sul Maksutov ma esclusivamente sul rifrattore da 53 mm che grazie alla focale corta offre un ampio campo inquadrato che comunque è ideale per il riconoscimento automatico del cielo e quindi per la fotografia a largo campo. L'installazione dell'applicazione all'interno dello smartphone è semplicissima, basta scaricare l'applicazione, la state vedendo adesso, si chiama MirrorSky e lo dovete fare sul vostro smartphone, collegarsi alla rete wifi generata dal telescopio e seguire le istruzioni sullo schermo. Rispetto ai classici sistemi GoTo, quindi non è necessario effettuare complessi allineamenti su uno o più stelle, perché una volta posizionato il treppiede e completata la procedura di inizializzazione che è rapidissima, il sistema utilizza GPS, data e ora per orientarsi automaticamente. Durante le prove pratiche ho apprezzato soprattutto la semplicità di utilizzo. Infatti in pochi minuti si passa dall'accensione alla ricerca degli oggetti e poi il plate solving vi permette di affinare il puntamento in modo quasi completamente automatico. Io direi di essere sempre riuscito a inquadrare gli oggetti del cielo. Poi un altro aspetto che mi ha convinto riguarda l'alimentazione, perché può funzionare sia con normali batterie a stilo, ma per ottenere la massima affidabilità consiglio comunque l'utilizzo di una batteria esterna a 12 volt. Nel mio caso ho utilizzato spesso una power tank e per tutta la durata delle osservazioni vi devo confermare di non avere mai riscontrato problemi di alimentazione. Nel complesso il MirrorSky SP127 si è dimostrato uno strumento molto semplice da utilizzare anche per chi non ha esperienza con montature computerizzate, mantenendo però una flessibilità secondo me che può risultare interessante anche per l'astrofilo che definirei più esperto. Dopo diverse serate osservative vi posso dire che il principale punto di forza del MirrorSky SP127 è la praticità, perché come ho detto si monta rapidamente, occupa poco spazio e una volta presa confidenza con il sistema richiede veramente pochi minuti per essere operativo. Inoltre mi ha convinto molto anche l'affidabilità del collegamento wifi, perché nel corso delle mie prove non ho mai avuto una disconnessione tra lo smartphone e il telescopio. Anche il GoTo si è comportato molto bene. Dopo il primo appuntamento interviene il plate solving, quindi viene fatta una foto che inquadra una porzione di cielo e corregge automaticamente gli errori e porta quindi l'oggetto nella posizione corretta. Per curiosità, inoltre, ho effettuato diverse prove anche interrompendo volontariamente i puntamenti nel corso della sessione osservativa e facendo ritornare il telescopio alla home position, cioè alla posizione iniziale. In tutti i casi il sistema è riuscito a ritrovare l'oggetto osservato, anche se magari non era perfettamente al centro. Questo mi ha dato una buona impressione sulla qualità del software e sulla precisione generale del sistema. L'unico consiglio che veramente mi sento di darvi riguarda l'allineamento tra il rifrattore guida e il Maksutov principale, perché vale veramente la pena dedicare qualche minuto a questa operazione, utilizzando secondo me possibilmente ingrandimenti elevati, perché da essa dipende veramente la precisione del puntamento visuale nella sessione successiva. Qui inoltre potete inserire un oculare. Passando alle prestazioni ottiche, il Maksutov ha confermato tutto ciò che ci si aspetta da questa tipologia di strumenti. Quindi sulla Luna, sui pianeti, offre immagini comunque dettagliate e rappresenta probabilmente il miglior ambito di utilizzo di questo telescopio, perché durante le osservazioni di Giove, seppur ormai in basso, ma è da tanto che sto utilizzando questo telescopio, quindi ho osservato anche aprile e maggio, si vede con facilità la grande macchia rossa, i transiti dei satelliti e anche numerosi dettagli atmosferici, ma è sicuramente la Luna l'oggetto che valorizza maggiormente questa configurazione ottica, quindi vedrete crateri, rime, domi, strutture geologiche più fini
risultano facilmente accessibili quando il Sing collabora, quasi come un rifrattore da 120 mm con un poco meno di contrasto. Nelle migliori serate infatti ho utilizzato senza problemi ingrandimenti prossimi ai 300x, ottenendo immagini sempre piacevoli e ben contrastate. Ho voluto poi provare il Miro Sky anche nell'osservazione solare luce bianca, utilizzando un filtro Baader Astro Solar, e le prestazioni in questo frangente si sono dimostrate molto buone, perché comunque si vedono macchie solari, penombre e facole e risultano facilmente osservabili, e la lunga focale del Maksutov si è rivelata particolarmente adatta a questo genere di utilizzo. Relativamente al cielo profondo bisogna ricordare comunque che un telescopio con 1900 mm di lunghezza focale non nasce per le osservazioni a grande campo. Tuttavia io ho risolto utilizzando un oculare PLOS da 40 mm e in questo frangente sono riuscito a osservare con soddisfazione numerosi ammassi stellari, nebulose e galassie. In questo contesto il GoTo offre un vantaggio concreto, perché secondo me vi permette di osservare molti più oggetti nel corso di una serata rispetto a quanto normalmente accadrebbe utilizzando, diciamo così, esclusivamente lo star hopping. Personalmente mi sono ritrovato a osservare un numero decisamente maggiore di galassie, seppur sia comunque un telescopio piccolo, rispetto alle mie normali sessioni osservative, perché magari evitavo di andare a cercarle. Infine una considerazione sulla montatura. Pur essendo stata progettata per questo tubo ottico, credo che potrebbe risultare comunque molto interessante anche con piccoli rifrattori a corta focale, magari utilizzando un visore binoculare o un oculare zoom. Quindi una configurazione che potrebbe piacere, ma sono mie presupposizioni, parecchio agli appassionati che seguono Binomania, soprattutto per l'osservazione visuale a largo campo, ad esempio un rifrattore da 120 mm f5 acromatico. Veniamo adesso alla parte fotografica, che rappresenta probabilmente l'aspetto più innovativo del Miro Sky. Come vi ho spiegato, la fotografia non viene effettuata attraverso il Maksutov, ma tramite il piccolo rifrattore ED, che ha un diametro di 53 mm, è equipaggiato, come vi ho già detto, con una camera astronomica dedicata. Questa è una soluzione che inizialmente mi aveva lasciato qualche dubbio, ma che in realtà durante le prove sul campo si è dimostrata decisamente più efficace di quanto immaginassi. La semplicità operativa è probabilmente il suo principale punto di forza. Infatti, da astrofilo cresciuto nell'epoca della fotografia astronomica su pellicola, ragazzi, devo ammettere che sistemi come questo riescono veramente a rendere accessibile questa arte, chiamiamola così, anche chi non ha esperienza con autoguida, software complessi oppure lunghe procedure di elaborazione. Dopo aver scelto l'oggetto da riprendere, infatti, il sistema si occupa direttamente, automaticamente, del puntamento, dell'inseguimento e soprattutto della somma progressiva delle immagini. In questo caso potete comunque decidere voi, avete un po' di autonomia. Ho apprezzato molto anche la gestione automatica dei dark frame, che vengono acquisiti direttamente dal software e utilizzati per migliorare la qualità finale delle immagini. C'è anche una piccola button per mettere a fuoco meglio con il rifrattore. Nel corso delle prove ho utilizzato generalmente esposizioni di circa 10 secondi e sono rimasto favorevolmente colpito dalla precisione dell'inseguimento, perché mi sono limitato a orientare il treppiede, come vi ho detto, grosso modo verso il polo celeste senza particolari regolazioni, e il sistema è sempre riuscito a mantenere correttamente comunque inquadrati gli oggetti osservati. Un altro aspetto che poi mi ha convinto è stata l'affidabilità generale, perché anche analizzando le sequenze di acquisizione ho notato che il software comunque tendeva a scartare pochissimi fotogrammi. Addirittura sono arrivato a uno scarto su 60 fotogrammi, 60 somme. In molti casi, infatti, su decine di immagini consecutive non ne perdeva nemmeno una. Vi propongo adesso qualche fotografia originale data da varie somme di immagini, vi segno poi sotto se da 3, da 10, da 20, da 50 eccetera, e qualche pseudo elaborazione, diciamo così, che ho provato a fare vista comunque la mia non grande esperienza in questo settore specifico. Vorrei anche dirvi che caratteristica che considero realmente distintiva è un'altra, perché mentre il rifrattore da 53 mm fotografa il cielo, il Maksutov da 127 rimane a completa disposizione dell'osservatore, quindi in pratica è possibile osservare visualmente mentre il sistema acquisisce
e somma le immagini, e questa secondo me è una soluzione che ho trovato molto più coinvolgente rispetto a quella offerta dal classico Smart Telescope tradizionale, dove poi comunque dovete portare accanto a lui un altro telescopio, un altro treppiede e fare un'altra installazione. Le immagini che vedete sono state ottenute durante una serata, oltretutto tutt'altro che perfetta, caratterizzata da una discreta umidità e da una trasparenza soltanto sufficiente. Nonostante questo, mi pare che i risultati siano stati superiori quantomeno alle mie aspettative iniziali. Prima di concludere ho voluto provare il Magsutov anche in ambito naturalistico, insomma come sapete ho il vizio, quindi per l'occasione l'ho rimosso dalla montatura e l'ho installato su una normale testa fotografica con treppiede in carbonio che utilizzo sempre per la caccia fotografica, collegando inoltre a fuoco diretto la mia OM System, la OM1. Grazie alla focale di 1900 mm e al sensore micro 4 terzi della OM1, il sistema va a fornire un angolo di campo equivalente a quello di un super tele da circa 3800 mm nel formato full frame. Si tratta ovviamente di una focale veramente molto specialistica, ma che comunque può offrire soddisfazioni nella fotografia naturalistica oppure nella ripresa di soggetti del paesaggio veramente molto distanti. Anche nell'osservazione terrestre il Magsutov si è comportato comunque molto bene. In particolare ho apprezzato l'utilizzo dell'oculare zoom TechnoSky Smart View 7-21 mm, un accessorio economico perché costa veramente pochissimo, ma sorprendentemente valido con questa configurazione che vi consente di coprire rapidamente un ampio intervallo di ingrandimenti senza dover andare a sostituire continuamente gli oculari. Prima di concludere, vediamo rapidamente quali sono stati, secondo me, i pregi e i difetti. Allora, io direi che tra gli aspetti che ho maggiormente apprezzato, penso che ve l'avrò già detto 3-4 volte, metterei sicuramente la possibilità di osservare e fotografare insieme. Quindi voi lo fate contemporaneamente, poi potete comunque esportare anche i file grezzi e quindi insomma chi è più esperto di me ha la possibilità di elaborarli al meglio. Io ho semplicemente utilizzato i JPEG direttamente salvati all'interno dello smartphone. Ho inoltre trovata molto valida la qualità ottica del Magsutov, soprattutto nell'osservazione lunare e planetaria, direi paragonabile al mio vecchio TX Premium, così come la precisione del Go2, la stabilità del collegamento Wi-Fi e la semplicità generale di utilizzo. Mi sono piaciuti anche la robustezza della montatura, che secondo me tiene anche rifrattorini fino a 120 a cortofuoco, gestione automatica di dark frame e il fatto che il sistema richieda davvero pochi minuti per essere operativo. Per quanto riguarda i limiti, bisogna ricordare che la parte fotografica lavora esclusivamente attraverso il rifrattore EDI da 53 mm, avete più o meno presente le sue prestazioni dalle foto che ho fatto, e non attraverso il Magsutov principale. Inoltre, per ottenere la massima precisione nel puntamento visuale, è importante dedicare un po' di tempo all'allineamento tra i due strumenti, meglio sia ad alto ingrandimento. Naturalmente non bisogna nemmeno aspettarsi le prestazioni di una configurazione astrofotografica di altissima qualità e dedicata, composta da montatura acquatoriale, telescopio fotografico di grande diametro e camera più specialistica. Qui abbiamo una filosofia completamente diversa, abbiamo semplicità, immediatezza e praticità. Arrivati al termine di questa prova posso dire che il Mirosky SP127 è probabilmente uno dei telescopi più originali che io abbia avuto occasione di utilizzare negli ultimi anni. Non è, come avrete compreso, un classico Smart Telescope e non è nemmeno un tradizionale telescopio Go2 oppure un sistema fotografico di altissima qualità. In realtà si colloca, secondo me, in una posizione intermedia, cerca di unire il piacere dell'osservazione visuale con comunque la semplicità della fotografia astronomica, definiamola assistita. La caratteristica che ho apprezzato maggiormente comunque è proprio la possibilità di continuare a osservare attraverso un vero Magsutov Cassegrain da 127 mm, mentre il sistema Smart si occupa di puntare il cielo e acquisire e sommare le immagini e sottrarre addirittura il dark. È una filosofia diversa rispetto a quella di molti Smart Telescope attualmente presenti sul mercato e personalmente vi confermo che l'ho trovata molto interessante perché dopo poche sessioni ero già perfettamente operativo, riuscendo a ottenere immagini che reputo piacevoli e a visitare comunque con un bel oculare
a grande campo, chiamiamolo così per un Maksutov, gli oggetti del cielo profondo, senza dover comunque applicare procedure noiose di allineamento e configurazione a 2 o 3 stelle. Con un prezzo che si aggira intorno ai 1.199 euro non è certamente uno strumento economico, ma offre una combinazione di caratteristiche piuttosto rare nel panorama attuale. Quindi, se dovessi riassumerlo in una sola frase, direi che è un telescopio capace di mettere d'accordo 2 generazioni di astrofili: chi ama ancora osservare il cielo attraverso un oculare e chi desidera sfruttare le nuove tecnologie per ottenere risultati immediati e soprattutto condivisibili. Infatti le immagini vengono salvate a richiesta all'interno dello smartphone. Io ringrazio Giuliano Monti di TechnoSky per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test, per la grande pazienza di avervelo lasciato per un po' di mesi. Ringrazio anche voi per aver seguito questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, solo il 20% è iscritto, e attivate le notifiche. Per la recensione completa, le fotografie e tutti gli approfondimenti tecnici vi aspetto come sempre sul sito ufficiale binomania.it. Vi ricordo inoltre che è possibile acquistare il telescopio direttamente sul sito di Giuliano di TechnoSky, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Vi aspetto inoltre sul gruppo Facebook specializzato Passione Telescopi e sul forum di Binomania. Inoltre, se volete, potete anche sostenere Binomania attivando un abbonamento mensile a Binomania Inside per avere contenuti originali, esclusive, anteprime, indiscrezioni, il mio dietro le quinte dell'attività lavorativa e assenza di pubblicità in fase di navigazione. Insomma ragazzi, cieli sereni e alla prossima prova sul campo. Ciao a tutti!